Al volgere dello sguardo verso la finestra, il giovane Ivan mirò l'aura cupa che da tempi apparentemente immemori aveva infestato i cieli d'Ucraina. La spensieratezza fanciullesca era stata travolta da una tetra tempesta che incombeva sull'esistenza odierna. Il lutto e la miseria riempivano quelle spoglie e quell'animo martoriati dalle brame imperiali dell'ultimo degli zar. Le superstite membra che giacevano su quel concio letto, le cui condizioni si conformavano con l'assetto domestico, si alzarono per volere di quel poco raziocinio che gli era rimasto in corpo e si incamminarono verso quella logora porta. Eppure Ivan col capo si voltò nuovamente a guardare da quella finestra polverosa e crepata, vedendo una città straniera che allora, quando il sole splendeva ancora, conosceva come la propria piccola patria. Scese quelle che parevano tutto fuorché delle scale e aprì, anzi sradicò quella che era divenuta oramai un lauto pasto per le termiti, e imbracciato il fucile che riconosceva come compagno di sventura, scrutò il perimetro circostante, le abitazioni vuote e diroccate, le strade dominate da una discontinua nascente vegetazione che con l'azione del tempo ne avrebbe fagocitato il manto. Quel silenzio che diveniva più chiassoso di tutte le esplosioni doleva Ivan nella psiche e nella memoria della sua piccola città perduta, dei visi amici, delle robuste braccia paterne, dei sorrisi fraterni e del calore del grembo materno. La nuova roccaforte, figlia delle bombe russe, era soltanto il fantasma del suo passato, che lo tormentava senza lasciargli un secondo di ristoro, tanto da averlo spogliato di ogni lacrima, di ogni gemito e di ogni dolore, per ciò che la più galeotta delle infamie umane gli aveva privato. E non si erano presi l'impegno di risparmiare anima viva, e tanto meno i mandanti dell'indegno genocidio, finalizzato ad edificare sui grandi ventri freddi, sulle braccia morenti, sui corpi fraterni e sugli scuoiati sofferenti visi amici il futuro passato della propria nazione, a costo di smembrarne un'altra e di lasciare milioni di anime senza una terra e senza una famiglia. Il testimone del supplizio ucraino si incamminò per abbandonare la sterminata catacomba della ferita Nadia, scontando la sua condanna di scampato al trapasso.